Sant'Olcese, oggi è la giornata di riapertura della ferrovia Genova-Casella storica. Allora, noi siamo, a proposito di storicità, siamo in un luogo che evoca un doppio blasone, perché siamo proprio dentro, nel cuore della macelleria Cabella, una dei feudi di Sant'Olcese, ma Cabella vuol dire anche famiglie storiche, vuol dire appunto, significa feudi, significa blasone, certo, eccetera, eccetera, giusto, perché poi la vostra famiglia, ho letto un po' anche di vostra storia, si è espansa anche all'estero, insomma. Però poi si è radicata a Sant'Olcese, dove appunto uno dei due salumifici storici è appunto Cabella, che oggi ha dato vita a un'iniziativa fantastica, cioè il salame più lungo del mondo. E, intanto qui sono con Andrea Cabella, di quale, in quanto a catena generazionale, che punto sei? La quarta generazione. Sì, penso che forse io mi ricordo ancora tuo papà, potrebbe essere. Sì, certo, c'è ancora. Perché secondo me qualunque genovese, ma non solo, da qui almeno c'è passato. Sì, più o meno un genovese vero da Sant'Olcese c'è passato, almeno una volta nella vita. Esatto. E c'è passato, si è mangiato una fetta di salame. Per forza. Sì. Tra le altre cose qui, poi lo vedrete, qui siamo nel cuore della macelleria, ma di là c'è tutta la parte della famiglia, di là c'è la parte storica, quindi è una sorta di negozio, museo, bar, ristorante, non vi manca niente. Sì. Forse avete anche da dormire. Un tempo, quando si arrivava in un paese così, ci doveva essere tutto. Sì. E noi abbiamo lasciato tutto com'era, certo, anche le cantine, tutto com'era. Sì. Ascolta, questo, perché tutti lo mangiamo, a tutti piace, a parte come si discuteva prima un po' scherzando anche fuori dalla diretta, giustamente ognuno ha i suoi gusti, ma il salame è un fattore oggettivo, non può non piacere, a meno che non si abbia, appunto, per fattori religiosi o ideologici. Come, ecco, la filiera del salame, poi qui si parla tanto di chilometro zero, ma qui si fa tutto, qui da Cabella si fa tutto. Sì, certo. Meglio di te nessuno ce lo può dire. Come nasce il salame davvero? Allora, tanto le materie prime sono ovviamente Liguria, grossi allevamenti non ci sono mai stati, tanto meno di suino, quindi ci siamo sempre approvvigionati, ma già 4 generazioni fa, dal Piemonte, dall'Emilia Romagna, eccetera, per il suino, e per la parte bovina Bello, si parla in genovese, sì. mi pigio Cavagli vuol dire mi prendo il cestino. Sì. Forse si è sentito. Sì. Vabbè, il bello della diretta. Sì. E il bovino invece è dal Piemonte, certo. Perché il salame Sant'Olcese è più bovino che suino. Sì? Certo, cosa... 60% bovino e 40% suino. Sì. La parte grassa è solo suino. E la parte magra bovino. Poi viene la materia prima, diciamo, viene lavorata, trasformata qui in blocco e poi si fa una fase di essiccazione, perché comunque qui siamo vicino al mare, va essiccato prima, altrimenti non va in stagionatura, quindi si deumidifica un po' e poi va in cantina in stagionatura, ma 45 giorni, non di più, perché Sant'Olcese, proprio per la presenza del bovino, va consumato fresco. Certo. Scusa, magari faccio una domanda veramente stupida, qui tra l'altro siamo davanti a uno dei tuoi fari del mestiere. Come viene data quella forma così tondeggiante e perfetta? Ci vorrebbe quasi un goniometro, no? Perché quella forma tondeggiante è la forma perfetta. del budello. È la forma del budello. A seconda del budello che adoperi, dà una forma, ad esempio, già qui, possiamo vedere, no? Sì. Forma tonda, questo già ha una forma più sottile, a mezzaluna. Perché è proprio la forma del budello. Sì. Questi quanto sono essiccati? Questi hanno 20 giorni. 20 giorni. Quindi ma sono già pronti. Già pronti per... Sì. Il salame, è chiaro che poi si va a gusti, ma il salame è vero che più è stagionato e più è buono? È un po' come il vino, o è questione di gusti? No, dipende, ci sono anche dei vini che se li tieni tanto in bottiglia li butti. Poi vanno di buoni. Quindi no, il Sant'Olcese va consumato relativamente fresco, entro i 2 mesi massimo. Ecco. Sì, proprio per la sua conformazione di impasto magro. Certo. Un salame di felino lo devi tenere almeno 4 mesi. Certo. Quindi, perché è tutto suino. Ho capito. Quindi. È proprio l'impasto che comanda l'impasto. Ok. Ci vuoi far vedere qualche prodotto, visto che siamo nel tuo regno? Vabbè, adesso mi cogli impreparato. Comunque
ad esempio questa è la famosa mostardella. La mostardella? La mostardella, che è insaccata in budello naturale e legata a mano. Differenza la mostardella, è? allora quando si fa il salame sant'Olcese, si prendono le parti bovine, sì, che però sono ricche di cartilagini, di nervi, eccetera. Certo. Allora a coltello si pulisce la polpa da una parte e i nervetti dall'altra. Con questi nervetti e della pancetta di suino si fa un impasto e ne fuori la mostardella, che non è altro che il bacon dei genovesi. Che non è scarto, tutt'altro. No. È il bacon dei genovesi. È il bacon affumicata e quindi con le uova è perfetta. Il bacon l'abbiamo inventato noi. Non gli inglesi, tedeschi. Come i jeans. L'abbiamo inventato noi. Ok, questo diciamolo perché è quasi uno scudo. Nessuno lo sa, l'abbiamo inventato noi il bacon. Okay. E questo, figurati, pensa se questa cosa fosse pubblicizzata a dovere, che flussi turistici potrebbe portare su Genova. Bisognerebbe farlo, sai. È che essendo Genova una città di mare, avendo molto pesce, una cucina molto varia, poi finisce che queste cose un po' diciamo da entroterra eccetera vengono un po' messe da parte. Che è un peccato perché l'entroterra, lo dice la parola stessa, vive molto dei prodotti della terra. Sì, quindi bisogna farlo sapere. Lo diciamo alle autorità che stamattina c'erano. Bene. Senti Andrea, allora questa è la parte del cuore, poi adesso andremo a vedere la parte storica della vostra famiglia. Volentieri. Altre curiosità sul salame? Intanto, noi anche stamattina abbiamo un po' scherzato su questa vera o presunta rivalità tra voi e Parodi. Si narra che 2 o 3 Parodi negli ultimi mesi siano spariti e non si capisce come, e che forse siano, questo è un Parodi, a parte gli scherzi, no vabbè, sono rivalità simpatiche, no? Sì, no. Però in questo caso avete lavorato. No, in questo caso c'è stata proprio una collaborazione, una vera collaborazione. Che comunque ha appianato anche molti di sapori, vecchi di sapori, da sempre, ma è normale, un po' il carattere nostro dei genovesi, un po' il paese, e devo dire che ha avuto un effetto trainante, positivo su tutta la popolazione. Perché ho visto nell'organizzazione di questo evento una collaborazione da parte di tutti, nessuno escluso, cosa che non succede mai. Certo. Questo ho capito che abbiamo fatto una cosa buona. Il lavoro di squadra prevale sull'interesse personale. Però ti stavo dicendo, qui è vero più che mai che la concorrenza stimola la qualità, perché voi siete talmente vicini, per chi non lo sa, sono veramente attraversi la strada, è un confronto, quindi la qualità è normale. Certo, Infatti adesso sono buoni sia i vostri che i loro. È proprio questione di gusti. Quindi, nell'arco di più di un secolo poi la ricetta si è leggermente modificata, perché lì poi c'è chi preferisce una cosa piuttosto che l'altra. Qui si va proprio sul gusto. Bene. Possiamo farci 2 risate come lo dicevi prima? Qui Sant'Olcese è un comune talmente aperto che dirlo qui sembra quasi una bestemmia, ma qualche mese fa, mi raccontavi tu, io non lo sapevo, si è svolta una fiera dei vegani? No, una vegan sagra. La sagra dei vegani. Sì. Che dice, venire a fare una sagra dei vegani a Sant'Olcese, diciamo, è come fare un concorso di bellezza negli Emirati Arabi. Vero. Difatti abbiamo fatto un esorcismo dopo. Ok, abbiamo notato. Era una piccola nota di colore perché giusto. Sant'Olcese. Io dico sempre, è come andare a Lecco e portarsi la focaccia con formaggio da casa. Sì, ci sono quei paesi che sono indissolubilmente legati a un prodotto. Poi ci sono altre 1000 cose. Certo. Però quando citi quel nome, pensa a quel prodotto. Non c'è niente da fare. Pensi dovunque tu vada. Per forza. Io ho sentito dire addirittura nel profondo sud me lo dà un Sant'Olcese. Sì. Quindi voglio dire, ragazzi, quando è il marchio, il brand, come certo. direbbero quelli che parlano bene. Senti, io mi trasferirei nella parte storica. Andiamo.